abbiamo fallito. Centinaia di migliaia di anni di evoluzione del sapiens su questo mondo rischia di finire in una spaventosa catastrofe nucleare che estinguerà per sempre la vita nel nostro mondo. Perché l'umanità ha fallito? L'umanità ha fallito perché non è riuscita a sviluppare un sistema che soddisfacesse le esigenze di tutta l'umanità. Cioè l'umanità non è mai riuscita a mettere in piedi un sistema sociale, politico, economico, finanziario che mettesse giustizia nella vita di tutti gli esseri umani di questo pianeta. Laddove c'è ingiustizia c'è squilibrio, lo squilibrio porta allo scontro, lo scontro porta alla sofferenza e laddove lo scontro avviene con armi atomiche ovviamente nessuno può sopravvivere. Quindi abbiamo fallito. In questo spaventoso e clamoroso fallimento di cui stiamo vivendo le ultime fasi, addirittura Vučić, il presidente serbo, che evidentemente sa qualcosa che non viene detto, ha detto mancano pochi mesi alla catastrofe globale. Non so se i media mainstream abbiano ripreso questa notizia. È un'affermazione che Vučić ha fatto in un'intervista ad un media svizzero, credo una settimana, 10 giorni fa. In questo scenario intervengono dei personaggi non di questo mondo che hanno risolto questi problemi da tempi immemorabili, cioè siamo visitati da civiltà talmente antiche che alcune di queste civiltà erano già viaggiatori spaziali nel momento in cui c'era il Big Bang da cui deriva il nostro sistema solare. Quindi stiamo parlando di civiltà che hanno uno sviluppo di miliardi di anni. Significa che se hanno miliardi di anni di evoluzione ininterrotta, significa che hanno trovato un sistema sociale equilibrato che elimina le guerre e i dissidi tra i popoli che abitano un pianeta e i pianeti, perché poi quando la tecnologia lo permette scopriamo altre civiltà, le possiamo visitare e se non si va d'accordo, ecco quindi che scoppiano le cosiddette guerre stellari. Quindi queste civiltà che hanno trovato la soluzione strutturale, non filosofica, campata in aria, belle parole, buoni sentimenti, ma poi di fatto caos, hanno trovato soluzioni strutturali che permettono il quieto vivere, la giustizia sociale e la pace imperitura. La pace, dicono questi esseri, al di sopra di tutte le frontiere. Siccome ci conoscono da quando siamo nati, o creati per chi contempla questo aspetto, e sono coscienti del gravissimo rischio che stiamo correndo, ecco che contemporaneamente alla nascita dell'era atomica, che per loro ha significato l'ingresso dell'umanità terrestre in una via senza ritorno, o trovavamo la soluzione del vivere in pace o ci saremmo autodistrutti, queste civiltà, esattamente in parallelo con la nascita dell'era nucleare, hanno iniziato a contattare esseri umani e governi, che hanno taciuto ovviamente, Vaticano compreso, per cercare di inoculare nella nostra società dei concetti che ci avrebbero permesso, se studiati e praticati, lo sviluppo di una nuova visione della vita. Senza una nuova visione della vita non è possibile una rivoluzione, e non intendo una rivoluzione armata, intendo un cambiamento. Soprattutto in questo tempo, dove il popolo ragiona esattamente come i ricchi, ne ha assorbito gli stessi valori, ricchezza, successo, godimento, eccetera, non è possibile un cambiamento. Il popolo ragiona come i politici ragionano come i potenti, perché i politici non sono potenti, sono solo i portaborse, i maggiordomi
di poteri ben più alti che stanno dietro di loro e di cui noi a malapena forse qualche volta ne abbiamo sentito parlare, soprattutto oggi l'alta finanza. Quindi, consapevoli di questo problema, gli extraterrestri, queste civiltà evolutissime, ci portano concetti di scienza, di filosofia, di politica, di economia, che ci permettono di sviluppare una nuova visione della vita e quindi un cambiamento che porta pace e maggiore equilibrio e sviluppo evolutivo nella nostra vita.